Cosa fa una guida turistica? La guida turistica è il professionista che accompagna i turisti in luoghi di interesse culturale, che possono essere borghi, possono essere città storiche, parchi, aree protette o naturalistiche, ma anche per esempio le guide alpine, quindi gli escursionisti. Tutto ciò che ha un interesse culturale è territorio, se vogliamo dirla così, della guida turistica. Ovviamente essa non si limita solamente ad accompagnare i turisti, ma dà anche loro tutto il contesto attorno al manufatto, al monumento o comunque a ciò che i turisti stanno visitando. Dove operano le guide turistiche? Il luogo di lavoro della guida turistica è il territorio in cui essa opera. Ad esempio, sono una guida turistica abilitata a Roma, di conseguenza Roma è il mio luogo di lavoro. Per questa ragione, in realtà, a me capita spesso e volentieri di visitare con i miei turisti luoghi diversi nell'arco della stessa giornata, che possono essere il Colosseo, i Vaticani, oppure una passeggiata per il centro storico. Di conseguenza, la guida turistica non ha un ufficio, non ha un luogo chiuso in cui lavora e opera, ma tutt'altro. Per la peculiarità della professione, la guida turistica lavora sempre da sola, non ci sono altre guide turistiche con lei, a meno di grandi gruppi da 30, 40, 50 persone che necessitano di avere una o più guide turistiche, ma anche in quel caso la guida turistica è sempre da sola con il proprio gruppo. E il suo programma o carico di lavoro? Può descriverlo? Io personalmente faccio almeno uno, se non due tour al giorno. Allora, considerando che la guida turistica è un libro professionista, io non ho dei giorni di riposo prefissati, quindi per me la domenica è come il lunedì. Diciamo che solitamente si cerca di prendere almeno una o due giornate massimo, insomma, di stop nell'arco di una settimana, ma fondamentalmente io lavoro anche in alta stagione almeno e minimo 5 giorni a settimana e spesso e volentieri avendo almeno due tour al giorno. In casi particolari posso anche riuscire a fare tre tour al giorno, ma è un caso molto molto raro, anche perché un tour solitamente dura tra le 2 e le 3 ore. Quali sono le competenze più importanti che una guida turistica dovrebbe avere? Se parliamo di competenze, una guida turistica deve avere delle competenze specifiche per il territorio in cui lavora, quindi ovviamente una guida alpina deve conoscere i territori, deve conoscere i sentieri, deve conoscere molto di più dal punto di vista naturalistico. Una guida come me che opera a Roma, la competenza principale è la conoscenza di materie come storia dell'arte o archeologia. Poi è ovvio che oltre a queste competenze, diciamo, di tipo accademico, come ho detto prima, una guida turistica deve essere in grado di conoscere la città, quindi sapersi muovere all'interno della città, del borgo, del territorio in cui opera, sapere dove eventualmente potersi fermare con i turisti o meno, quanto camminare o meno, quindi avere una competenza che va ben oltre la semplice materia, ma che prenda in esame anche appunto la conoscenza di tutto il territorio in cui opera. Quali sono i tratti caratteriali più importanti che una guida turistica dovrebbe avere? Una guida turistica deve essere soprattutto socievole, poiché la stragrande maggioranza delle volte si tratta di lavorare con turisti che sono ovviamente pressoché sconosciuti, quindi di conseguenza ci vuole la giusta dose di socialità, anche di empatia, perché fare un tour che magari dura 2 o 3 ore in piena estate in un territorio che può essere già caldo di suo non è facile, di conseguenza la guida deve essere in grado di capire quali possono essere le esigenze del turista o comunque della persona che ha di fronte, deve essere in grado di fermarsi quando serve, deve essere anche in grado, secondo me, di smorzare un po' i toni o di alleggerire un po' l'atmosfera, magari con qualche piccola battutina qua e là o semplicemente parlando del più e del meno con il turista. Quindi, appunto, fondamentalmente, secondo me, il tratto caratteriale eh, migliore che una guida turistica dovrebbe avere deve essere proprio la socialità e l'attenzione e la gestione del tempo che ha a disposizione con il cliente. Com'è stato il suo percorso accademico fino a quando non è diventato una guida turistica? Personalmente ho seguito un corso di laurea in scienze del turismo all'Università La Sapienza di Roma, che ovviamente si incentrava sul turismo e sul mondo del turismo, quindi anche economia del turismo, geografia del turismo, il comportamento della domanda o dell'offerta del turismo in ambito economico. E poi ovviamente c'è stato anche lo studio approfondito
di materie come storia dell'arte, come archeologia, come storia, che hanno molto a che fare con una guida turistica come me di Roma. Poi per diventare guida turistica l'unico modo è prendere un'abilitazione, quindi prendere il patentino, e per fare ciò c'è un concorso pubblico, di conseguenza si deve superare un esame che di norma è sempre scritto orale, che verte su specifiche materie in base ovviamente al territorio in cui si opera. Quindi se parliamo di città d'arte come Roma, Firenze, Milano, Venezia, eccetera, l'esame di guida turistica verterà su materie quali storia dell'arte, archeologia e storia del territorio. Quanto guadagna in media una guida turistica? Il guadagno di una guida turistica direi che è molto variabile, perché la guida turistica già di per sé è un libero professionista e di conseguenza non c'è un salario fisso, non c'è uno stipendio. Dipende anche e soprattutto se si opera da soli, se si hanno dei clienti diretti, se ci si appoggia a un'agenzia o a un tour operator, e quindi quanto di conseguenza questa agenzia o questo tour operator può garantire come numero di tour alla guida turistica. E ovviamente c'è anche il fatto che il lavoro di guida turistica è prettamente stagionale, dipende sempre dal territorio in cui si opera, ma per una città come Roma l'alta stagione va più o meno da aprile fino a ottobre. Di conseguenza io personalmente fatturo almeno diciamo tra i 15.000 e i 20.000 euro annui, ma a volte può essere anche di più, a volte può essere anche di meno, appunto è una cosa abbastanza variabile. Mi dica una cosa che le piace di più del suo lavoro e una che non le piace. Ciò che più mi piace del mestiere di guida turistica è la possibilità di entrare in contatto tutti i giorni con ciò che effettivamente mi piace, perché nel corso del mio percorso di studi ho studiato archeologia, storia dell'arte o materie simili per piacere e passione, e poi successivamente ho trasformato tutto ciò nel mio lavoro. Di conseguenza il poter vedere giornalmente di fronte a me opere d'arte o monumenti che ho studiato con piacere effettivamente è un qualcosa di impagabile. Dall'altra parte della medaglia, invece, ciò che non mi piace del mestiere è la possibilità di avere a che fare con persone che sono molto poco gradevoli. Ovviamente un turista di per sé di base è un essere umano, e a volte ho avuto a che fare con persone scorbutiche, con persone che pensano che tutto è dovuto loro, semplicemente perché stanno in vacanza, e di conseguenza passare un paio d'ore, 3 ore anche in compagnia di persone del genere non è piacevole.